Rieccoci con un nuovo video, come vedete appunto con i tarocchi della luce e gli oracoli dei messaggi d'amore. Allora, io ho pubblicato ovviamente precedentemente a questo video un altro video con appunto titolo similare, ossia storia terminata da lungo tempo. In questo video invece ci occupiamo di una storia terminata invece da poco tempo, quindi qualche giorno, qualche settimana, ovviamente non di più. Nel caso in cui appunto la vostra storia sia terminata da diversi mesi, potete guardare appunto il video precedente a questo, quindi la stesa precedente. Io appunto ho scelto di fare due stese, appunto due video completamente diversi, perché ormai chi mi segue da tempo lo sa, la tarologia necessita di domande ovviamente il più possibile specifiche per avere ovviamente altrettante risposte più specifiche possibili in riferimento ovviamente alla situazione in cui il consultante o la consultante appunto si andrà a trovare. Dunque questo video è inerente a tutte coloro che hanno avuto appunto una storia con una persona ovviamente a loro cara, storia che si è però interrotta, vi ripeto, da pochi giorni, poche settimane, quindi obiettivamente non stiamo parlando di mesi o appunto addirittura anche di un anno o oltre, d'accordo? Quindi poche settimane o pochi giorni. Vogliamo dunque cercare di capire come questa persona sta vivendo ovviamente questo periodo lontano da voi, se vi pensa, se ovviamente mancate a questa persona, che intenzioni ha, ossia se questa persona ha intenzione appunto di tornare da voi, di scrivervi oppure di persistere in una situazione di silenzio e di stand-by. Ovviamente andremo anche a chiedere agli arcani sicuramente qual è il consiglio più giusto in riferimento a questa situazione, cioè obiettivamente che cosa sia meglio fare, come meglio comportarsi per portare ovviamente a casa un risultato. Cercheremo di capire anche come l'ambiente che circonda questa persona possa influenzare determinate appunto scelte da parte del soggetto appunto della stesa e ovviamente carte fondamentali, il futuro, ovviamente per quanto riguarda la parola al karma, quindi se c'è ancora una parte del percorso della vostra esistenza che dobbiate andare a compiere assieme a questa persona oppure no, e ovviamente il prossimo futuro, quindi se questa persona eventualmente vi contatterà, quindi come procederà la situazione tra di voi. Dunque avrete capito che io utilizzerò appunto come metodo di stesa le 8 carte o 7+1, come dico sempre io, un metodo che io amo particolarmente perché ha un focus importante per quanto ovviamente riguarda in particolar modo il presente e ovviamente il futuro. Dunque, come sempre, allontaniamo dal tavolo di stesa solo momentaneamente appunto le carte oracolari dei messaggi d'amore per dare appunto libero spazio invece appunto alla stesa dei tarocchi e di conseguenza per il principio di sincronicità, per chiunque abbia interrotto una storia sentimentale da poco tempo, quindi pochi giorni o poche settimane con una determinata persona, cerchiamo di capire come sta vivendo questa persona questo momento di allontanamento, questo blocco nella relazione, cerchiamo di capire se ovviamente vi pensa, se vi desidera, che cosa ha intenzione di fare e ovviamente che cosa farà nell'immediato futuro, comunque nelle tempistiche identificate dall'arcano estratto. Vediamo dunque per chiunque stia vivendo appunto per il principio di sincronicità una situazione appunto di questo genere. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora allontaniamo appunto momentaneamente il mazzo dal tavolo di stesa e appunto possiamo iniziare appunto con la prima posizione, ossia il presente, cioè come questa persona obiettivamente sta vivendo appunto il momento presente, quindi questi giorni, queste settimane appunto di allontanamento da voi. Vediamo un po'. In questa posizione abbiamo la carta della forza. Allora, innanzitutto è una persona che ha voglia di vedervi, è una persona che ha voglia di scrivervi, è una persona molto attratta da voi, quindi diciamo ecco che vi sta pensando, diciamo, sotto diversi punti di vista. Ok? Quindi obiettivamente è una persona che vi ammira molto, a cui voi piacete, ragazzi, indiscutibilmente. È una persona che caratterialmente vive il vostro rapporto in maniera un po' conflittuale, una sorta di rapporto di amore e odio, di attrazione e repulsione, perché la carta della forza rappresenta cosa? Due caratteri molto forti, appunto, cioè due personalità molto determinate e intense per quanto riguarda ciò che ovviamente vogliono, per quanto riguarda il come vogliono gestire il rapporto, le comunicazioni, il vedersi, il sentirsi. Quindi in realtà è un rapporto molto pepato, diciamo, il vostro, che a questa persona però piace da morire. Cioè obiettivamente questa è la classica persona che in un rapporto dove le cose vadano per esempio sempre bene, dove non si litighi mai, dove ci sia sempre diciamo una sorta di accordo tacito, ecco questa persona si annoierebbe in una situazione, in una storia, in una relazione di questo tipo. Cioè questa è una persona che ama invece le situazioni complicate. Quindi obiettivamente la carta della forza ci fa pensare assolutamente a un grande ottimismo da parte di questa persona. Cioè questa è una persona che dà per scontato, assolutamente sì, di poter tornare da voi, anzi ha intenzione di farsi vedere e farsi sentire. Perché la carta della forza parla anche appunto di contatto, parla appunto anche di un sentirsi, un rivedersi e comunque anche tra virgolette una sorta di diciamo riprendere soprattutto da un punto di vista erotico le fila del vostro discorso e della vostra relazione, d'accordo? Quindi la carta della forza è sicuramente un tentativo che questa persona ha intenzione di fare, ovviamente non si parla di forza in senso diciamo più classico del termine, cioè non vuole in qualche modo cercare di avere un atteggiamento aggressivo, ci mancherebbe, o irruento nei vostri confronti. La forza, questo arcano, ovviamente ci parla di un soggetto disposto ad una forza mentale, cioè il dialogo che possa quindi portare in qualche modo l'altra persona, cioè voi, a ovviamente cercare di perdonarlo, comunque di andargli incontro in qualsiasi modo e maniera. Quindi vuole un po' cercare, diciamo, di far forza, tra virgolette, su questa situazione magari di blocco e di allontanamento che potreste anche aver imposto voi, proprio attraverso, diciamo, le parole, cioè un dialogo accomodante che comunque vi permetta di scendere a compromessi. Questa persona si fida ciecamente sul fatto che ovviamente tra di voi la situazione possa assolutamente migliorare. Quindi è una persona che ha piena consapevolezza e fiducia del fatto che il vostro rapporto andrà a riprendere. Cioè questa persona non ha alcun dubbio sul fatto che sicuramente tra di voi le cose potrebbero, anzi potranno migliorare. Quindi è una carta molto positiva e che ovviamente ci fa capire, pensare quanto in realtà però obiettivamente questa persona tenga a voi. Guardate, questa bellissima ragazza ovviamente ha come ciondolo al proprio collo appunto una collana ovviamente con un cuore rosso, quindi passione, cuore, amore, sentimento, emozioni. Cioè questa persona crede nel vostro sentimento e ci crede particolarmente. Crede soprattutto nell'aggancio, diciamo, erotico al vostro rapporto. Quindi è una persona che ha piena consapevolezza del fatto che chiaramente il vostro rapporto andrà a migliorare e che ci sarà un momento di riappacificazione, dovuta ovviamente alla vostra capacità di comprendere empaticamente le sue ragioni, ma soprattutto
per quanto riguarda lui, che appunto cercherà in tutto e per tutto di farvi comprendere la sua posizione. Quindi in questa carta, in questo caso, è fondamentale il dialogo in cui lui crede particolarmente, cioè dal suo punto di vista sarà proprio il dialogo a dare praticamente il via libera alla vostra storia, d'accordo? E quindi a farla riprendere così come lui ha sempre voluto. Vediamo in questa posizione gli aspetti positivi, ovviamente, di questa situazione, cioè che cosa vede di bello questa persona ancora in voi e nel vostro rapporto. E qui abbiamo il Re di Denari, la stabilità. Allora, questa è una persona che ovviamente crede, vi ripeto, ve l'ho detto con la carta della forza, crede molto in voi, che crede molto nel vostro rapporto, crede molto nella durata del vostro rapporto, pentacoli, quindi è convinta questa persona che il vostro rapporto potrebbe andare avanti ancora per lungo tempo. È una persona che si fida di voi, è una persona, vi ripeto, che crede molto in voi, è una persona che ha assolutamente piena fiducia ovviamente nel vostro sentimento, nell'attrazione fisica, perché parliamo appunto ancora di pentacoli, quindi un rapporto comunque basato molto sull'erotismo e sull'attrazione fisica. Quindi questa è una persona che si fida pienamente di voi, è una persona che vede il vostro rapporto come molto stabile, proprio come è tipico appunto dei denari, e ovviamente vi ripeto un rapporto che è destinato in qualche modo a durare nel tempo. Un rapporto che ovviamente prevede momenti sicuramente, come vi ho detto prima con la carta della forza, di alti e bassi, dovuti sicuramente a due caratteri particolarmente forti, ma anche comunque particolarmente stabili, cioè questa è una persona convinta che nonostante appunto dei momenti di alti e bassi, il vostro rapporto sia appunto comunque destinato a durare per lungo tempo. Quindi è una persona tutto sommato molto fiduciosa, ve lo dicevo con la carta della forza, per quanto appunto riguarda la durata del vostro rapporto, cioè non ha assolutamente nessun dubbio sul fatto che il vostro rapporto possa essere in qualche modo interrotto definitivamente. Per questa persona non è assolutamente un'opzione che possa in qualche modo essere riferita al vostro rapporto. Assolutamente no. Questa è una persona che si fida ciecamente del vostro amore, del vostro, diciamo, sentimento così intenso anche da un punto di vista pratico, erotico e carnale. Quindi è una persona che è pronta alla stabilità e che ovviamente pensa che anche voi lo siate. Cioè, ragazzi, tutti, diciamo, questi sentimenti, queste emozioni di positività, di stabilità che lui vede nel vostro rapporto, è convinto che anche voi dal vostro canto li vediate ovviamente nel rapporto con lui. Quindi il Re di Denari ci parla di reciprocità, ci parla di una situazione di, diciamo, grande complicità all'interno di una coppia, cioè vi vede particolarmente complementari, quindi sicuramente è una persona che crede nel vostro rapporto, d'accordo? E vi ripeto, una persona molto attratta, perché di nuovo parliamo di pentacoli, quindi effettivamente il collante, diciamo, di questa storia, di questo rapporto è ovviamente dato dall'attrazione fisica, anche e soprattutto nel caso in cui questa sia una persona impegnata, perché generalmente il Re di Denari è una persona impegnata o che è stata già impegnata, per esempio in un matrimonio piuttosto che in un fidanzamento magari molto importante, persona che obiettivamente crede nei sentimenti, quindi crede nei lunghi rapporti. E nonostante possa per esempio essere stata scottata questa persona magari da un rapporto finito male, ci crede ancora, ma ci crede con voi, d'accordo? Quindi vi ripeto, è molto attratto da voi. Tra l'altro il Re di Denari, similmente al Re di Spade, tende a fidarsi poco, quindi potrebbe essere anche una persona gelosa, anche a volte particolarmente possessiva, proprio perché non ammette rivali, quindi vuole assolutamente rimanere al vostro fianco, vuole ritornare nel ruolo giusto al vostro fianco, quindi il ruolo di Re. D'accordo?
Quindi vi ripeto, è una persona pronta a tutto, perché i re rappresentano comunque delle azioni forti e determinanti, e soprattutto vi ribadisco la volontà di tornare da voi attraverso una comunicazione, perché appunto i re rappresentano dei movimenti appunto pratici, tra l'altro anche non tra molto tempo, perché la carta della forza ci parla al massimo di qualche settimana, dai 15 ai 20 giorni circa, similmente alla carta del re di denari, che pur essendo una carta di denari comunque è un re che rappresenta azioni rapide e decise. D'accordo? Vediamo però a questo punto in questa posizione gli ostacoli, cioè obiettivamente perché questa persona sino ad ora non vi ha scritto o comunque non si è fatta sentire, cioè i contro della situazione. E qui abbiamo la carta dell'eremita. Allora, questa persona deve ancora guardarsi dentro. Quindi necessita ancora di attenzione e silenzio. La carta dell'eremita ci parla infatti di un momento importante e fondamentale di riflessione che riguarda innanzitutto delle decisioni importanti che questa persona dovrà andare a prendere. Nel caso in cui sia una persona impegnata, evidentemente dovrà decidere se lasciare o meno e quando la compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona libera, evidentemente qui ci sono delle brutte abitudini che potrebbero proprio aver portato, diciamo, allo scollamento del vostro rapporto, alla vostra rottura. Ecco, brutte abitudini, quindi per esempio amicizie, in qualche modo lasciarsi sedurre da altre persone, quindi abitudini sbagliate che questa persona ha sempre adottato, ad esempio, fino ad ora, e che deve assolutamente eliminare. Quindi necessita ancora di riflessione. Attenzione ragazzi che l'eremita necessita di un percorso di evoluzione, di crescita personale particolarmente lungo, cioè anche nel caso in cui questa persona torni prima del previsto, ve l'ho detto con la carta del re e con la carta della forza che ha intenzione di agire entro poco tempo, questo percorso dettato appunto dall'eremita non sarà ancora terminato. Dunque fate attenzione, perché nel momento in cui questa persona possa di nuovo dare tracce di sé nella vostra vita, quindi ritornare con un messaggio, ritornare con una telefonata, con una sorpresa, così com'è nelle sue intenzioni di fare, è chiaro che questa persona non tornerà completamente cambiata, perché la carta dell'eremita in questa posizione mi fa immediatamente dedurre una, diciamo, verità fondamentale, cioè che questa persona deve ancora crescere. C'è qualcosa su cui deve scegliere, decidere, deve prendere una nuova via e quindi una nuova vita, abbandonando qualcosa del passato. Quindi chiudendo una ciclicità per riaprirne una completamente nuova. La carta dell'eremita parla sempre di decisioni che sono un per sempre. Quindi ecco perché ovviamente anche nel caso in cui sia una persona impegnata e quindi debba lasciare la sua compagna, che potrebbe essere anche una moglie e magari anche madre dei suoi stessi figli, è chiaro che questa decisionalità necessita di rispetto e quindi anche di tempo. D'accordo? Quindi non vi aspettate che nel momento in cui questa persona vi possa ritornare sia completamente libera da problemi, impegni. Questa è una persona che vi ritornerà perché vi desidera e perché non può fare a meno di voi. Ma ovviamente nel momento in cui questa persona tornerà non avrà ancora del tutto risolto le sue problematiche, perché la carta dell'eremita parla di un percorso interiore lungo che ovviamente va oltre qualche settimana, ma può procedere anche entro l'anno. D'accordo? L'eremita con la carta della temperanza e la giustizia rappresentano le tempistiche più lunghe degli arcani maggiori, quindi sicuramente una persona che necessiterà di molto tempo. D'accordo? Quindi deve guardarsi dentro, perché sa che qualsiasi decisione andrà a prendere, qualsiasi brutta abitudine andrà ad allontanare, ad eliminare, amicizie sbagliate, situazioni sbagliate, sarà un per sempre. E quindi lo dovrà fare con saggezza, maturità e con raziocinio. Non è un percorso semplice. D'accordo? Quindi necessita, vedete, di guardarsi dentro, anche magari in momenti di silenzio, cioè quando questa persona vi tornerà,
potrebbe farvi di nuovo, ahimè, riassaggiare momenti di alti e bassi, ma perché questa persona ha delle problematiche che deve assolutamente risolvere, che lui vuole risolvere, ma che vuole ovviamente risolvere nel frattempo che continua a frequentare voi, perché è attratto da voi. Quindi non riesce a fare a meno di quell'aspetto del vostro rapporto, ma sa di avere bisogno di altro tempo per poter invece modificare la propria vita in maniera però chiaramente, ragazzi, più profonda. D'accordo? Vediamo, ragazzi, in questa posizione che cos'ha questa persona nel cuore, quindi dubbi, perplessità, paure, ma magari anche speranze, gioie. Vediamo un po' in questa posizione. Abbiamo il 2 di spade, ecco appunto una carta di bivio, una carta di scelta, ve lo dicevo appunto con la carta dell'eremita. Allora, nel caso in cui questa sia una persona impegnata, io vi ribadisco al 100% che questa è una persona che sta riflettendo sul fatto di lasciare la propria compagna ufficiale. Ragazzi, sta riflettendo, quindi non ha ancora scelto e deciso, è al bivio. Le carte di grado 2, di grado secondo, rappresentano un bivio, quindi una persona ferma ad osservare, ovviamente, l'andamento delle cose per poterne trarre le informazioni più giuste, in modo da ovviamente fare una scelta giusta, coerente, corretta, avendo a disposizione tutte le informazioni del caso, e quindi solo dopo questa persona deciderà. È ancora ferma al bivio. Nel caso in cui, vi ripeto, sia una persona libera, ma che abbia avuto degli ostacoli in riferimento ad amicizie, oppure per esempio genitori che potrebbero non aver visto di buon occhio il vostro rapporto, oppure, vi ripeto, abitudini sbagliate, questa persona sta riflettendo ovviamente su quale dei due piatti della bilancia ci sia effettivamente maggior peso, d'accordo? Quindi è una persona che, pur avendo tutte le intenzioni del mondo di tornare da voi, deve però e sta ancora valutando come, dove e quando farlo. Perché qui abbiamo 2 di spade, quindi mentale, quindi sta riflettendo molto sulla possibilità appunto di ritornare da voi, su quando farlo e cosa dirvi, perché vi ripeto è una persona che deve sbrogliare una matassa interiore particolarmente pesante e significativa, d'accordo? Soprattutto, come potete notare, questa ragazza è bendata, quindi in realtà questa è una persona che deve imparare a capire chi sono amici e nemici, perché evidentemente è una persona che è stata mal consigliata e mal condotta verso determinati comportamenti da terze persone che potrebbero in qualche modo averlo fatto deviare per quanto riguarda appunto le sue necessità. Quindi persone che potrebbero, tra virgolette, ragazzi, averlo portato sulla cattiva strada, diciamo, amicizie sbagliate, colleghi non propriamente onesti, o anche familiari che potrebbero aver, diciamo, dato un loro parere assolutamente però negativo e di conseguenza averlo portato a confusione. Quindi è una persona che deve ancora capire di chi si possa fidare o meno. Ovviamente, vi ripeto, consigli e situazioni sbagliate di cui questa persona si sta rendendo conto, però ovviamente deve cercare di capire a questo punto a chi dare ragione e invece contro chi effettivamente puntare il dito. D'accordo? Perché qui i 2 di spade ci parla di rivali, quindi nemici, persone che evidentemente hanno parlato troppo, che hanno espresso un giudizio che non era assolutamente richiesto o comunque hanno, diciamo, influenzato malamente questa persona, allontanandola per esempio da voi. Più di una persona. D'accordo? Perché qui non c'è un personaggio in particolare, non c'è un re di spade, non c'è una regina di spade. Qui si sta parlando sicuramente di una situazione molteplice, di una coralità, d'accordo, di individui che evidentemente potrebbero aver ostacolato il vostro rapporto. Vediamo a questo punto però nel dettaglio obiettivamente l'ambiente che circonda questa persona, quindi evidentemente amicizie piuttosto che familiari e colleghi. Ecco, in questo caso abbiamo la carta della ruota di fortuna, sì, ve lo confermo. Allora, qui ci sono delle persone, di nuovo però non mi dà un personaggio maschile o femminile in particolare, qui ovviamente mi viene menzionato sicuramente un gruppo di individui, perché la ruota di fortuna si rifà ad un gruppo di persone che obiettivamente
hanno creato proprio degli alti e bassi nella vita di questa persona, in qualche modo portando questa persona ad azioni imprevedibili, generalmente però sul negativo, quindi situazioni infantili, situazioni di superficialità, di eccessiva leggerezza e che potrebbero in qualche modo aver mal condizionato anche il suo rapporto con voi. Cioè, nel momento in cui questa persona si sia comportata con voi in maniera indelicata, in maniera superficiale, in maniera per nulla matura, infantile, appunto, ecco, questa è una persona che è stata fortemente influenzata da persone altrettanto immature, altrettanto superficiali, che hanno appunto mal condizionato il suo rapporto con voi. Queste sono persone che lui non frequenta di frequente, perché la ruota di fortuna rappresenta delle situazioni altalenanti, saltuarie. Quindi delle situazioni che questa persona potrebbe aver, diciamo, vissuto non con amici stretti, ma persone che appunto potrebbe aver incontrato in maniera saltuaria, che però potrebbero averlo comunque particolarmente influenzato. Potrebbero essere per esempio parenti che lui vede pochissimo, ma che hanno espresso magari un giudizio talmente negativo che lo ha colpito e ferito. È un esempio. Oppure, per esempio, nel caso in cui la vostra storia si sia interrotta a causa di una terza persona, nel caso in cui voi, per esempio, abbiate scoperto che questo uomo vi ha tradito con un'altra donna, ecco, quest'altra donna non è una persona che conosceva da tempo, comunque una persona che lui sentiva costantemente, quotidianamente, proprio perché in realtà era innamorato perso di lei. No, è stata una, diciamo, frequentazione molto altalenante, cioè una persona che per esempio vedeva poco, sentiva poco, però obiettivamente anche per quel poco cui si vedevano, si sentivano, obiettivamente quest'altra donna è riuscita in qualche modo a, diciamo, condizionare il suo rapporto con voi al punto da farlo cedere per quanto riguarda un eventuale tradimento. Quindi obiettivamente nel caso in cui si tratti di amici, non sono amici stretti, cioè non sono persone che lui conosce dall'infanzia, d'accordo? Sono persone che lui ha sentito o visto, magari anche semplicemente per poco tempo, una compagnia, diciamo, nella quale si è inserito per breve tempo, che però è riuscita, ahimè, comunque a condizionarlo malamente. Nel caso in cui abbia, per esempio, incontrato un'altra persona e abbia lasciato voi per intraprendere una storia con quest'altra persona, o voi abbiate scoperto un tradimento o un atteggiamento, diciamo, poco pulito con un'altra persona, ecco, scusate, questa persona non ha fatto parte della sua vita lungamente, del suo passato, non è una persona con la quale lui vuole trascorrere il resto dei suoi giorni, d'accordo? Quindi sicuramente sono situazioni di superficialità e di leggerezza, quindi comportamenti assolutamente sbagliati, che hanno però messo in luce una forte fragilità, ovviamente da parte di questa persona. Fragilità sulla quale lui, carta dell'eremita, dovrà appunto riflettere. Però, vi ripeto, situazioni saltuarie, quindi gruppo amicale sbagliato, compagnie sbagliate, colleghi non proprio onesti, familiari che obiettivamente potrebbero essersi intromessi in questioni che a loro non dovevano importare, o comunque situazioni, diciamo, di condizionamento momentaneo, proprio perché parliamo della ruota di fortuna, che però gli è costato il rapporto con voi. Però vi ripeto, tutte situazioni saltuarie, quindi amicizie che lui ha intenzione di allontanare, parenti che ha intenzione di zittire nei loro pettegolezzi o appunto commenti non richiesti, o altre donne, nel caso in cui la motivazione della vostra separazione sia questa, appunto, che lui ha tutta l'intenzione di allontanare dalla sua vita. Quindi nulla di assolutamente persistente e stabile. L'unica stabilità che questa persona ritrova nella sua vita siete voi, con il re di denari. D'accordo? Dunque, in questa posizione invece abbiamo il karma, cioè diamo la parola al karma, cioè cerchiamo di capire se c'è ancora un tragitto, un percorso della vostra vita da compiere con questa persona e ovviamente cerchiamo anche di capire che tipologia di tragitto ovviamente sarà e di rapporto sarà. Dunque, qui abbiamo il 3 di bastoni. Allora, sicuramente rispetto alla velocità, diciamo,
di azione che preventivava questa persona, in realtà il 3 di bastoni ci parla di attesa, però è un'attesa comunque veloce, perché il 3 di bastoni, come le prime 3 carte numerali di bastoni, l'asso, il 2 e il 3 di bastoni, appunto, rappresentano grosso modo la prima decade di un mese in riferimento. Cioè, vi spiego, nel caso in cui appunto voi andiate a vedere appunto questo video in questi giorni, cioè i primi del mese di agosto, entro comunque la prima decade del mese di agosto, o comunque entro la prossima decina di giorni, questa persona ha intenzione di sbloccare questa situazione. Quindi potrebbe proprio mandarvi una traccia di sé, ossia per esempio un messaggio, un SMS, anche banale, dove chiedervi appunto semplicemente come state, un like per esempio sui social, farvi per esempio notare che lui guarda e osserva per esempio le vostre storie, ciò che postate, il vostro profilo WhatsApp. Quindi obiettivamente una persona che ha intenzione di darvi un cenno di sé entro pochi giorni, quindi l'attesa, secondo proprio il vostro percorso karmico, non dovrebbe appunto superare al massimo le 2 settimane di tempo. Quindi comunque questa persona vi darà un cenno di sé, d'accordo? Ovviamente entro queste settimane, queste poche diciamo settimane, questa persona non si farà sentire. Vi dicevo appunto l'eremita, quindi ci sarà silenzio, momento di fermo e di stand-by. Perché questo momento di fermo e di stand-by? Perché ovviamente questa persona, come vi ho detto con la carta dell'eremita, ha molto ancora su cui riflettere. Perché, come vi dicevo, c'è un cambiamento, un'evoluzione. 3 di bastoni, le carte di grado terzo rappresentano sempre un'evoluzione, la nascita di qualcosa di nuovo. Il 3 di bastoni, come tutte le carte di grado appunto terzo, si rifanno al terzo arcano maggiore, quindi è l'imperatrice, che generalmente è una donna gravida, quindi sta aspettando un bambino, quindi c'è un'evoluzione, l'evoluzione in questo caso di una nuova vita. Quindi questa persona metaforicamente sta aspettando la propria nuova vita, ha già una progettualità, ma ovviamente deve aspettare che la situazione ovviamente si calmi, proprio come sta facendo questa ragazza che appunto sta attendendo il momento giusto per potersi immergere. Quindi sicuramente questa persona sta aspettando anche cosa? Per esempio che voi possiate sbollire rispetto appunto a questa chiusura, a questo momento di negatività nell'ambito del vostro rapporto, ma è anche ovviamente una persona che sta attendendo anche per se stesso il tempo migliore, proprio per cercare di capire come ovviamente poter gestire al meglio questa situazione. Quindi vi ripeto, ci sarà un po' di attesa, cioè non vi aspettate che questa persona vi possa ricontattare oggi, domani o dopodomani. Quindi si sta parlando ovviamente di ancora qualche settimana, quindi qui necessita ancora appunto di silenzio, ma perché, vi ripeto, questa persona ovviamente vuole ancora guardarsi dentro, deve capire e deve comprendere, lo deve fare con maturità. Inoltre, ragazzi, ovviamente vi ripeto, come vi ho detto prima, anche successivamente al ritorno da parte di questa persona, questo cenno di sé che questa persona vi darà, non sarà comunque una situazione che procederà in maniera stabile, continuativa, come se nulla fosse, perché qui ci sono ancora delle situazioni, vedete, 2 di spade, su cui riflettere e da eliminare. Quindi vi ripeto, amicizie sbagliate, comportamenti, abitudini ovviamente malsane che possono aver portato proprio alla vostra rottura e al vostro allontanamento. Nel caso in cui ovviamente sia una persona impegnata, potrebbe rappresentare questo 3 di bastoni un viaggio, quindi un allontanamento da voi dovuto ovviamente perché in vacanza, ahimè, con la compagna, che può essere appunto moglie, fidanzata, convivente, comunque con la compagna ufficiale, perché proprio come è ben appunto disegnata questa carta, veramente molto bella, rappresenta appunto qualcuno che aspetta l'arrivo appunto anche per mare qualcun altro, quindi potreste essere proprio voi che siete in attesa che questa persona ritorni da questo suo viaggio, d'accordo? Vediamo in questa posizione obiettivamente che cosa invece vi viene consigliato dagli arcani, la carta del carro. Allora, la carta del carro parla sicuramente di un agire, di un incedere molto sicuro, molto determinato, appunto coraggioso, proprio come tipico del principe del carro che torna appunto vittorioso da una guerra.
Allora ragazzi, in questo caso ovviamente vi viene consigliato di agire con, vi ripeto, sicurezza, con destrezza appunto, cercando di non far parlare soltanto i sentimenti o soltanto la ragione. Cioè, vedete, qui abbiamo due cavalli, uno bianco e uno nero. Quello bianco rappresenta ovviamente la razionalità, quello nero rappresenta le emozioni e l'erotismo. È chiaro che il principe del carro sta cercando di permanere sulla dritta via, ovviamente, facendo proseguire appunto lungo il percorso entrambi appunto i due cavalli, quello bianco e quello nero, lungo la stessa direzione. Quindi non facendosi trascinare fuori strada e dal cavallo bianco e dal cavallo nero. D'accordo? Quindi in questo caso quello che vi viene consigliato è appunto questo, cioè di riuscire a mantenere comunque in equilibrio ragione e sentimento. Perché in questo caso, nel caso in cui voi vi facciate unicamente ovviamente guidare dal desiderio fisico, che qui sicuramente sarà alle stelle, oppure dal sentimento, potreste dimenticare la ragione e quindi lasciare da parte quelle motivazioni che potrebbero avervi giustamente portato magari ad allontanarvi da questa persona. Viceversa, nel caso in cui voi facciate per esempio parlare solo ed esclusivamente appunto la ragione, potreste però dimenticare quei momenti di dolcezza e tenerezza che invece appunto vi hanno avvicinato a questa persona e che permetterebbero invece di ritornare insieme. Quello che dunque vi viene consigliato è ovviamente di riuscire a trovare un compromesso tra i vostri desideri e ovviamente la vostra ragione, il vostro raziocinio. Quindi cercate di riflettere innanzitutto sì sui vostri bisogni, i vostri desideri, ma anche di ricordare bene dubbi e perplessità e situazioni negative che vi hanno per appunto portato ad allontanarvi da questa persona. D'accordo? Quindi cercate di dare spazio, vi ripeto, sia alla ragione che ai sentimenti. D'accordo? Quindi cercando di mantenere appunto la giusta via e dunque anche il ritorno di questa persona. Vediamo in questa posizione invece appunto come ultima carta che cosa accadrà tra ovviamente voi e questa persona nel futuro, ovviamente nelle tempistiche identificate dal valore dell'arcano estratto, quindi nell'immediato futuro. Allora, e qui abbiamo appunto la carta del matto. Allora, ragazzi, come appunto vi dicevo poco fa, questa persona ha bisogno ancora di tempo, ve lo dicevo appunto con la carta dell'eremita. È una persona che ha bisogno, ovviamente, di riflettere sicuramente meglio sulla propria interiorità, sulle proprie amicizie, ovviamente sulla propria famiglia, sul proprio ambito familiare, nel caso in cui sia una persona appunto impegnata, è sicuramente una persona che deve ancora riflettere per quanto appunto riguarda la propria famiglia ufficiale, quindi la propria moglie, i propri figli. È una persona che ha bisogno ancora di tempo, quindi vi ritornerà? Assolutamente sì, però la carta del matto parla di un ritorno e qui già ve lo preannunciavo e il matto ce lo conferma, un ritorno diciamo ancora altalenante, cioè potrebbe questa persona ritornare in maniera diciamo imprevedibile attraverso una sorpresa che inizialmente vi farà sicuramente molto piacere. Vi ribadisco le tempistiche che sono velocissime, al massimo un mese di tempo, quindi qualche settimana, questa persona vi ritornerà, però non vi aspettate stabilità da parte di questa persona, perché il matto vive alla giornata, quindi non progetta nulla, fa fatica comunque a condurre anche una relazione d'amore, una relazione sentimentale in maniera continuativa, in maniera matura. È una persona che crede molto, ve lo dicevo all'inizio, nel vostro rapporto, però obiettivamente lui personalmente, quindi solo lui, fa molta fatica a portare avanti un rapporto con maturità e continuità. La carta del matto rappresenta proprio una persona che torna con tutte le buone intenzioni, rendendovi sicuramente felice, ma una persona che può ritornare ancora con una certa leggerezza e con comportamenti che a volte potrebbero scioccarvi. Cioè,
Per esempio, potrebbe ritornare da voi con tutte le buone intenzioni, con una grande foga, con un desiderio di avervi, di vedervi perché vi desidera, per poi magari, per esempio, non farsi sentire ancora per qualche giorno, poi ritornare, poi sparire di nuovo. Cioè, la carta del matto ci riporta a questo, cioè a delle situazioni obiettivamente imprevedibili e altalenanti, che potrebbero quindi ancora in qualche modo appesantire il ritorno di questa persona. Quindi sicuramente questa persona si farà risentire e ovviamente, vi ripeto, entro pochissimo tempo, al massimo qualche settimana, però obiettivamente non aspettatevi una grande continuità. Ora si capisce perché il re di denari, lui vede in voi la vera continuità, la sua guida, la persona adulta e matura della coppia, siete sempre state solo voi. Questa è una persona tendenzialmente infantile, a prescindere dall'età anagrafica, perché il matto solitamente rappresenta individui molto giovani, che al massimo non superano i 30-35 anni. Nel caso in cui sia invece una persona molto più matura, anche oltre i 45-50 anni, è una persona che ovviamente si comporta in ambito sentimentale in maniera particolarmente infantile, un po' una sorta di eterno Peter Pan, cioè una persona che deve ancora portare avanti un percorso interiore di crescita. Ragazzi, cosa vi ho detto con l'eremita? Molto lungo. Quindi aspettatevi ancora degli alti e bassi. D'accordo? Perché questa è una persona che vi ritornerà con tutte le buone intenzioni del mondo, però obiettivamente è una persona che non sa portare avanti in maniera continuativa un rapporto. D'accordo? Una persona un po' superficiale, una persona che cerca l'adrenalina del momento, molto ambita ovviamente, è la sessualità forte, focosa che questa persona ritrova con voi, ma poi per quanto riguarda un reale approfondimento della storia, questa è una persona che ovviamente fa molta fatica. D'accordo? Però vi ripeto, sicuramente questa persona ritornerà, lo farà, vi ripeto, entro breve tempo e facendovi anche una discreta sorpresa. Però vi ripeto, sicuramente aspettatevi ancora degli alti e bassi, poiché questa persona deve affrontare un percorso di crescita interiore molto importante, a prescindere ovviamente da voi. Dunque, ora possiamo mescolare appunto il mazzo degli oracoli, appunto dei messaggi d'amore, per cercare appunto di estrapolare due messaggi che questa persona in questo momento vorrebbe appunto rivolgere a voi, se potesse parlarvi. Vediamo un po'. Dunque, in questa posizione abbiamo appunto il non sentirsi, vedete, apprezzato. Sentivo che non ti importava nulla di me, della nostra storia. Allora, ovviamente, come tipico delle persone sicuramente più infantili, questa è una persona che nel momento in cui ovviamente tende ad accorgersi che dall'altra parte ha poca presa, cioè nel momento in cui ha notato che da parte vostra c'era anche un po' di stanchezza in riferimento a determinati comportamenti infantili, sbagliati e superficiali, o anche appunto non corretti che questa persona può appunto aver perpetrato ai vostri danni, magari anche per lungo tempo e da lungo tempo, ecco, questa persona non si sentiva più al centro della vostra attenzione. E quindi evidentemente tendeva ad accentuare questa tipologia di comportamenti sbagliati per attirare la vostra attenzione. Questa è una persona terribilmente infantile. Quindi ragazzi, vi ribadisco il concetto dell'eremita: questa persona deve diventare grande, cioè questa è una persona tremendamente infantile che ha sempre bisogno dell'attenzione dell'altra persona, e appena nota un calo d'attenzione da parte vostra, perché appunto magari giustamente esauste di certi suoi comportamenti, accentuava questi comportamenti negativi per paradossalmente, diciamo, attirare ancora di più la vostra attenzione. Quindi una persona che in qualche modo inseriva voi e il vostro rapporto in un loop assolutamente sbagliato di comportamenti altrettanto sbagliati. Quindi
in una atmosfera di grande negatività che creava solo ed esclusivamente lui. Perché vi ripeto, e questo è quello che vi ho detto all'inizio con la carta della forza, nel momento in cui tutte le cose iniziano ad andare bene, questa persona si annoia e quindi deve creare dal nulla dei problemi. È veramente una personalità particolarmente complessa, che tende a creare molto spesso dei problemi dove non ci sono. In questa posizione appunto abbiamo la carta dell'ego. Ho lasciato che il mio orgoglio ostacolasse la nostra connessione, quindi la nostra relazione. Quindi vi ribadisco, ragazzi, che obiettivamente questa persona nel momento in cui si è sentita punta appunto nel proprio ego, cioè vi ripeto e vi ribadisco, nel momento in cui non si è sentita al centro della vostra attenzione, obiettivamente questa persona ha iniziato ad avere dei comportamenti fortemente sbagliati, quindi provocando magari anche delle discussioni dal nulla, provocandovi, cercando addirittura anche il modo migliore per potervi ferire e per, vi ripeto, come vi ho detto poco fa, per ritornare in qualche modo tra i primi vostri pensieri, anche se in maniera negativa. È una personalità, ve lo ribadisco, molto molto complessa, con un'autostima effettivamente azzerata, perché questa è una persona che ha bisogno che si parli sempre di lui, anche se in negativo, ma comunque che se ne parli, d'accordo? È un po' il suo motto di vita. Quindi vi ripeto, è una persona che ha bisogno di situazioni troppo intense, troppo adrenaliniche, che stimolino, diciamo, quella sensazione anche del proibito e anche, diciamo, a volte, vi ripeto, di attrazione e repulsione, che però non rendono i rapporti ovviamente stabili. Possono andare bene per una prima fase di un rapporto, ma non ovviamente per approfondire un sentimento, d'accordo? E soprattutto è una persona troppo soggetta al proprio orgoglio, cioè nel momento in cui un'altra persona possa avergli dato, un amico, un'amica, l'attenzione di cui lui aveva bisogno, quindi in qualche modo aggiungendo una tacca in più al proprio ego, ha deviato, diciamo, la propria a sua volta attenzione verso quest'altra persona, quindi o verso una terza persona o verso i propri amici, d'accordo? Quindi è una persona dalla complessità interiore notevole e ovviamente una persona anche che tende a farsi del male, perché così facendo ha perso e ha rischiato di perdere una persona importante. D'accordo? Quindi una persona infantile, ora consapevole sicuramente di questi suoi lati, quindi di essersi sentito, tra virgolette, diciamo così, non apprezzato abbastanza da voi, di aver causato questa rottura per riuscire a, diciamo, in qualche modo riattirare la vostra attenzione, sa di essere una persona punta nell'orgoglio e che troppo spesso appunto ragiona per orgoglio e di conseguenza rischia di ferire gli altri, ma ragazzi di rimando anche se stesso, d'accordo? Quindi sicuramente, vi ripeto, questa persona tornerà assolutamente sì, attenzione però ancora a dei comportamenti poco corretti da parte di questa persona o comunque comportamenti più che poco corretti, direi altalenanti, proprio come tipico della carta del matto, cioè un andare, venire, innanzitutto sicuramente con grande desiderio, con grande trasporto, e per poi avere ancora dei comportamenti che potrebbero appunto scioccarvi, cioè dei comportamenti particolarmente forti anche nel retrocedere di nuovo. Quindi ragazzi, vi ripeto, ovviamente l'ultima parola spetta ovviamente a voi, come sempre nella vita, quindi poi sarete voi a scegliere, a decidere se sarà o meno il caso di procedere ovviamente con questa persona. Ecco perché il consiglio appunto della carta del carro, cioè non fatevi guidare soltanto dal destriero nero, quindi dal desiderio e dai sentimenti, ma ragionateci anche bene su, ovviamente, in riferimento ai comportamenti di questa persona, che non sono proprio dei comportamenti, diciamo così, particolarmente maturi. Qui di maturità si sta parlando sicuramente, ma ovviamente dopo molto molto tempo, d'accordo? Però ovviamente la risposta alla domanda della stesa ritornerà assolutamente sì, d'accordo? E anche ovviamente in breve tempo, con un'evoluzione però più incerta. Voi sapete che io dopo un certo lasso di tempo tendo ovviamente a rifare le stese e di conseguenza andremo a tenere d'occhio man mano questa situazione, d'accordo? Quindi, come dico sempre, mi raccomando, forza, determinazione, fate parlare anche e soprattutto la ragione e ovviamente a presto.